Siamo a Roma alla metà del Seicento ed è quasi Pasqua. Immaginate di ritrovarvi nella Cappella Sistina gremita di fedeli. Il Papa e il conclave stanno prostrati a terra e le candele della cappella e le torce della balaustra vengono spente ad una. È una celebrazione che si chiama Ufficio delle Tenebre. Improvvisamente nell'ombra più profonda comincia a risuonare un canto misterioso. Quello che state ascoltando è il Miserere di Gregorio Allegri, un brano scritto nel 1638, appositamente per l'Ufficio delle Tenebre. Questa composizione, avvolta nel mistero, era considerata così preziosa e sublime che il Papa, secondo la leggenda, ne vietò la diffusione fuori dal Vaticano, pena la scomunica. Nel Seicento ne esistevano solo 3 copie in tutta Europa e tutte approvate dal pontefice. Addirittura si era sfiorato un incidente diplomatico quando Leopoldo I d'Asburgo ne aveva richiesta una a Papa Innocenzio XI. È una composizione a 2 cori. L'inizio di ogni versetto è reso omoritmicamente, nella tecnica del falso bordone, con le 5 voci che recitano il testo mantenendo dei grandiosi accordi. L'effetto è particolarmente solenne e in contrasto invece con l'andamento libero e ornamentale della seconda parte dei versetti. Il fascino di questa composizione riverbera attraverso la storia. Ancora Baini nell'Ottocento scrive che nel Seicento, al crescere della bellezza di quello di Allegri, cresceva la noia di sentire tutti gli altri miserere. Compositori come Scarlatti o Asse composero miserere alternativi per la Cappella Pontificia, ma nessuno fu in grado di scalzare quello di Allegri. Il tutto era reso ancora più scenografico dal contesto di una Cappella Sistina buia e densa di incenso e dal fatto che i 2 cori e il salmista si trovavano in punti diversi della sala. Il suono sembrava provenire da tutte le direzioni e risuonava tra i muri bui della cappella da cui si affacciavano le possenti figure michelangiolesche. La fama del miserere cresce negli anni e moltissimi viaggiatori, quando passano per Roma, cercano di andarlo a sentire, nell'unico luogo dove era possibile. Ancora nell'Ottocento, Gioacchino Belli scrive in uno dei suoi sonetti romaneschi: «Tutti gli ingresi de piazza de Spagna non hanno altro che dissi che piacere è de sentì a San Pietro er miserere, che nisciun istrumento l'accompagna». Belli si riferisce all'assenza degli strumenti che da sempre caratterizza la pratica musicale della Cappella Pontificia, tanto che il termine è passato ad indicare qualsiasi rappresentazione sprovvista dell'accompagnamento strumentale. Tra questi viaggiatori inglesi residenti a Piazza di Spagna, nel 1770 c'era anche una nostra vecchia conoscenza, Charles Burney, sempre lui. Egli riporta moltissime notizie sul miserere, oltre a descriverci l'emozione di ritrovarsi nel luogo dove veniva eseguito. Tra questi viaggiatori però c'era anche la famiglia Mozart. Papà Leopold scrive in una lettera:
A Roma si sente spesso parlare del famoso miserere, tenuto in tanta considerazione che ai musicisti della cappella è stato proibito, sotto minaccia di scomunica, di portarne fuori anche una sola parte, copiarlo o darlo a chi che sia. Noi però l'abbiamo già. Wolfgang l'ha trascritto a memoria. In questa celebre impresa di Mozart bambino, molti ci vedono un modo subdolo di far pubblicità e alimentare il mito del bambino prodigio. Io ci vedo invece un bellissimo esempio di una famiglia Mozart progressista e illuminata, irriverente contro un simbolo di tirannia e oscurantismo. A questo proposito, guardatevi il mio video su Mozart e sull'illuminismo. Lo trovate in questa cosa che è appena comparsa. L'avete vista? Fa tipo... Dovrebbe stare qua. Qua trovate il video, dentro quella cosa che si muove. Nel finale del Miserere di Allegri, i due cori, che fino a quel momento hanno dialogato uno alla volta, si uniscono in un crescendo di intensità sul cupo monito finale. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Ma stampare la parte non era sufficiente. Il miserere rimaneva avvolto nel mistero. Infatti, come riportano molti autori, la sua bellezza non stava nella scrittura, peraltro molto scarna, ma nel modo in cui veniva cantato. I cantori pontifici, infatti, improvvisavano sulla parte attraverso abbellimenti virtuosistici, note non scritte che si tramandavano per tradizione e che rendevano l'esecuzione particolarmente suggestiva e sempre diversa. La prima edizione di Barney era solo lo scheletro del miserere, e quello che noi ascoltiamo oggi non è il vero miserere. Siete delusi? Lo era anche Ludovico I d'Asburgo quando ricevette la sua copia e accusò il Papa di avergli inviato un altro brano, e ci volle un po' per chiarire la questione. Nei secoli si sono susseguite varie edizioni che hanno cercato di rendere testimonianza di questi abbellimenti improvvisati che rendevano così affascinante l'esecuzione. L'ultimo lavoro a riguardo è un articolo del 2016 di Graham O'Reilly. Egli ci descrive la sua riscoperta nella Biblioteca Nazionale di Francia di un manoscritto databile 1790-1810. È una collezione di musica della Cappella Sistina appartenuta a un certo Mesplé. Nella tracklist c'è anche Gregorio Allegri. Il manoscritto contiene una versione del Miserere il cui frontespizio riporta: con i suoi fiorimenti, come si deve eseguire, i quali si imparano per tradizione, per divertimento del cittadino Mesplé, amatore e conoscitore della vera musica. Da questo articolo, uno dei più recenti a riguardo, emerge che le esecuzioni moderne, più classiche e pulite, non rendono ancora oggi giustizia all'atmosfera del miserere. Troviamo infatti molte appoggiature, molti abbellimenti di vari tipi. Addirittura troviamo dei trilli e dei mordenti. Il modo in cui si esegue oggi il miserere di solito tiene parzialmente conto di questi abbellimenti e contiene anche il famoso do sovracuto del cantus, momento molto suggestivo in cui la voce più acuta tocca note acutissime, rendendo il tutto ancora più grandioso. È come uno slancio improvviso verso il divino. Ma questa nota acutissima è frutto in realtà di un errore interpretativo, accaduto lungo la storia. In un articolo del 1880, contenuto nel dizionario di musica Grove, il musicologo Rockstro, tentando di ricostruire degli abbellimenti del miserere, maleinterpreta una trascrizione fatta a orecchio contenuta in una lettera di Mendelssohn, dando origine al fraintendimento. Insomma, il miserere, come vedete, è una composizione ancora oggi avvolta dalle tenebre in cui è nata. È una tela incompleta, su cui, pennellata dopo pennellata, si continua a scrivere la storia della musica.
e che continua a irretirci con il suo fascino misterioso. Volevo consigliarvi un disco che ho ascoltato ultimamente e che è questo. È un disco sui madrigali di Monteverdi del consort vocale di Apente diretto da Lucio Ivaldi. È un disco molto interessante in cui si alternano i brani di Monteverdi a dei brani del compositore italiano Kapsberger, un figlio di tedeschi, da padre tedesco e noto a Venezia come il tedesco della Tiorba. I madrigali di Monteverdi sono tratti dal sesto e dall'ottavo libro e fanno un grande lavoro sull'intonazione e il temperamento mesotonico, rendendo i madrigali di Monteverdi estremamente vividi. In descrizione trovate il link di Amazon e anche di Spotify.